Ciao a tutti e bentornati nel canale. Qui abbiamo tre tipologie di filamento. Il primo è il classico nylon che può variare da un diametro di 115, 120 fino a un massimo di 125-130 che sono, diciamo, già a mio parere troppo spessi e rallentano molto l'asta. Questo è un filamento di Salvimar, si chiama Cimax, è un 1,25, un ottimo filamento con 210 kg di tenuta. E questo altrettanto di Salvimar è il Mono Red da 1,20, anch'esso 210 kg di tenuta. Questi sono i filamenti che io oggi chiamerò Climax, tutti quanti li chiamiamo Climax, seppur questo si chiami Cimax e questo si chiami Mono Red. Quali sono le principali differenze tra il nylon e i filamenti in questione, i vari Climax? Il nylon è un vero e proprio monofilo. I due filamenti Climax sono tessuti, ok? Sono fili in tessitura, sono dei trecciati, ok? Come vedete, sono dei veri e propri trecciati. Il nylon ha una cilindricità sicuramente superiore rispetto alle irregolarità che possono avere questi filamenti. Sicuramente il nylon ha anche una capacità di essere elastico, mentre invece questi due filamenti sono a elasticità praticamente zero. Il nylon ha, secondo me, un grande problema, che è quello della memoria del filo. Una volta che prende determinate forme è molto difficile che ritorni completamente dritto. In questo caso vedete che già dalla bobina semplicemente questa curva il nylon la ricorda. Il Climax è assolutamente diverso, è un filo che non ha praticamente memoria, essendo un trecciato, e si comporta in maniera totalmente diversa. Per quanto riguarda i vantaggi del nylon, il vantaggio maggiore è nella reazione del pesce, la sua capacità di essere completamente cilindrico una volta che viene insagolato un pesce. Essendo completamente cilindrico, nella reazione del pesce sarà molto più difficile che il nylon tagli la carne, mentre invece se siete predisposti a perdere molto pesce bianco una volta insagolato, andate sulla scelta del Climax. Quindi principalmente i vantaggi sono questi. Il Climax altresì consente un tiro assolutamente più veloce. Il tiro sarà sì molto più potente, più veloce, però il grosso problema sarà che vi taglierà i pesci. Quindi bisogna vedere qual è il vostro target: pesce bianco oppure pesci in tana, a meno che non siate disposti a veder fuggire qualche pesce in più con il Climax. Andiamo a vedere due casi pratici e cercate di immedesimarvi in quella che è la vostra sensazione. In questo caso sparo questa mostella tra le pietre, una situazione perfetta per il Climax, che è un filo di altissima resistenza e praticamente non si rovinerà mai neanche con tutte le abrasioni delle rocce. Il lavoro dell'asta in questo caso è perfetto perché il pesce non sarà mai insagolato, visto che la punta dell'asta si fermerà addosso alla pietra e alla roccia, e quindi il pesce non andrà
ad avere una reazione in sagola, ma bensì direttamente sull'asta. Ora però fate caso a questa situazione. Se per voi è proprio intollerabile che magari questo sia l'ultimo pesce della giornata, che sia l'unico che avete visto, beh, sappiate che con il climax questo succede molto ma molto spesso. Sparato il pesce, insagolato, e come vedete la carne tenera del pesce bianco non riesce a sostenere quelli che sono le reazioni. Il climax taglia. Ecco, se non vi ha dato fastidio, sappiate che se fate la scelta del climax ne vedrete tantissime di queste situazioni, perderete tantissimi pesci. Se invece è per voi una cosa assolutamente intollerabile, beh, il nylon è il filamento terminale che fa per voi. Un caro saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.